Quando pensiamo al minimalismo, di solito la mente corre subito agli oggetti, ai vestiti da eliminare, ai cassetti da riordinare, alle stanze da rendere più semplici. Ma c'è un altro livello, molto più difficile e molto più importante: il minimalismo nelle relazioni. Viviamo immersi in un'idea collettiva che ci ha plasmato fin da bambini, ovvero i legami dovrebbero essere per sempre. Un amico vero è per tutta la vita, un matrimonio è per sempre, la famiglia è sacra e non si discute. Queste frasi ci entrano dentro senza che ce ne accorgiamo, eppure, se guardiamo la vita così com'è, ci accorgiamo che la realtà è diversa. Le persone cambiano, i percorsi si separano, gli obiettivi si trasformano. Non perché qualcuno sia sbagliato, ma perché tutto è impermanente. Il buddismo ce lo ricorda in ogni insegnamento: nulla resta uguale a se stesso, nemmeno un istante. Se accettiamo questa verità, capiamo anche che le relazioni seguono lo stesso flusso. A volte resistiamo, ci aggrappiamo, soffriamo, proprio perché vorremmo che le cose fossero diverse. Ma quella resistenza, e lo dicono anche gli psicologi, è una delle fonti principali di sofferenza. Desiderare che la realtà sia diversa da com'è. Il minimalismo, da questo punto di vista, diventa una sorta di bussola. Ci aiuta a domandarci: questa relazione mi nutre davvero? Mi fa crescere? Oppure mi limita, mi svuota e mi porta lontano da chi voglio essere? Non si tratta ovviamente di giudicare le persone, ma di riconoscere se il legame è ancora sano e allineato al nostro cammino. Con gli oggetti è ovviamente più semplice, perché se non usi più una giacca, la doni. Con le persone è molto più complesso, perché ci sono emozioni, ricordi, colpe, aspettative. Ma il principio alla base è sempre lo stesso: dare spazio a ciò che ci fa bene e lasciare andare ciò che pesa. Anche io ovviamente ho dovuto farlo. Ho interrotto ad esempio rapporti che chiamavo amicizie importanti, ma che in realtà erano diventati solo un continuo assorbire la mia energia. Ho lasciato clienti che mi pagavano perché quel denaro non compensava la fatica interiore che provavo dopo ogni incontro. Sono state scelte dolorose, ovviamente, ma liberatorie, perché ogni volta che lasci andare crei uno spazio, e quello spazio col tempo viene riempito da qualcosa di nuovo, spesso più autentico e più in sintonia con te. C'è un concetto che mi ha cambiato la prospettiva: le relazioni non finiscono per forza in tragedia, possono semplicemente compiersi, come un libro che hai letto fino in fondo. Lo chiudi, lo rimetti sullo scaffale e ti rimane la gratitudine per ciò che ti ha dato. La sofferenza nasce quando pretendiamo che quel libro non finisca mai, ma nessun libro è infinito, così come nessuna relazione lo è. Molte volte ci circondiamo di persone non perché ci arricchiscono, ma perché abbiamo paura della solitudine. Eppure, anche la psicologia ce lo insegna, la solitudine, se vissuta con consapevolezza, non è un vuoto, al contrario è uno spazio fertile. È il luogo dove impariamo a conoscerci davvero, dove smettiamo di recitare un ruolo e possiamo ascoltare la nostra voce interiore. Nel buddismo si dice che prima di cercare la pace fuori, dobbiamo trovarla dentro. Non puoi pretendere che un amico, un partner o un familiare riempiano un vuoto che tu stesso non vuoi guardare. Essere minimalisti nelle relazioni non significa isolarsi né vivere senza affetti. Significa scegliere con attenzione. Significa custodire i rapporti che ti fanno fiorire e avere il coraggio di lasciare andare quelli che ti avvelenano, anche se ti sono familiari. Significa dire sì alle persone che camminano al tuo fianco e no a chi ti trascina indietro o ti allontana da chi vuoi diventare. Ovviamente non è facile, questo lo so bene, ci vuole onestà, ci vuole coraggio e ci vuole anche compassione. Ma quando smetti di trattenere tutto per paura di restare solo, scopri che quella leggerezza che nasce dentro è uno dei doni più grandi. È come liberare la tua valigia interiore. All'inizio ti sembra di perdere qualcosa, poi ti accorgi che finalmente puoi camminare più leggero. Forse è questa la verità più semplice e allo stesso tempo più difficile da accettare. Le relazioni sono parte della vita, ma non devono possederci. Possono accompagnarci, possono insegnarci, possono arricchirci. E quando finiscono, non è la fine del mondo, è solo il naturale corso delle cose. La domanda che ti lascio è questa: le persone che hai accanto oggi ti aiutano a crescere o ti trattengono? Non serve una risposta immediata, ma fermati un attimo e ascolta la sensazione che ti arriva da dentro. A volte quella sensazione dice più di 1000 parole. E se pensi che questo video, e in generale i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso,
perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.